Esperimento di dicembre. Oggi è l'11 dicembre e alla fine Vlogmas non è accaduto perché, come avevo detto negli ultimi vlog per il nano, ero troppo stanca, quindi mi sono preso questi 10 giorni in cui ho completato gli assignment per l'università. Ho consegnato l'ultimo stamattina, ho ancora una settimana effettiva in cui ho le mie weekly task da fare, che è appunto settimana prossima, ma dovrebbe essere veloce. Tra l'altro parto il 15 per l'Italia, quindi farò metà qui e metà in Italia in base a quanto tempo mi ci vorrà per completare tutto. Col fatto che ora sono più libera ho deciso di riprendere a scrivere, perché appunto non ho fatto niente questi 11 giorni, e quello che voglio fare per dicembre, anche se ormai resta comunque non l'intero mese, è di tenere traccia della scrittura, sia per mantenere l'abitudine presa durante il NaNoWriMo, sia per avere dati effettivi su quanto tempo io spenda a scrivere, perché di solito traccio sempre le parole, perché è più facile a livello proprio quantitativo, tangibile, tener conto delle parole scritte più che magari del tempo speso o così via. Ma dall'anno prossimo volevo provare a tener conto anche del tempo passato a fare ricerche, a fare editing eccetera, per avere un'idea più completa delle mie tempistiche. E visto che appunto siamo quasi a gennaio 2022, ho pensato che fosse ideale iniziare a prepararmi, e visto che non sono sicura bene di come farò questa cosa, ho deciso di usare dicembre per avere, diciamo, un'idea di come tener traccia di tutto. La mia idea per ora è di usare l'app di Forest, di cui ho parlato molte volte qui, più che altro perché potendo modificare, diciamo, tags sull'app è possibile specificare quale tipo di attività si stava facendo mentre si piantava un determinato albero. Quindi quello di cui voglio tener conto è il tempo speso a scrivere e anche le parole scritte, il tempo speso a editare e il tempo speso a pianificare e fare ricerca. Penso di metterli insieme più o meno. Quindi queste tre etichette verranno usate all'interno dell'app. Questo perché l'app col nuovo aggiornamento, oltre a poter fare le sprint di scrittura, quindi ad avere un conto alla rovescia, si può anche usare la versione cronometro, e questa è quella che userò in modo da rendermi conto di quanti minuti passo a fare una determinata cosa. E per tenere traccia di tutte queste cose al di fuori dell'app ho appena scoperto, grazie a un video di Sala Gavioli, l'ultimo pubblicato in cui parla del NaNoWriMo, che su Etsy c'è questo writing bundle con questi Google Sheet o Excel sheet per fare le statistiche e tutto relativo alla scrittura. Ne avevo già uno che ho trovato su Reddit qualche anno fa, mi pare addirittura nel 2019, dovrei ancora averlo da qualche parte, ed era molto bello, teneva conto di un sacco di cose, però non teneva conto, se non ricordo male, di cose tipo la ricerca eccetera. Se non ricordo male erano solo le sprint, quindi teneva conto dei minuti passati a scrivere e le parole, e non permetteva nessun'altra cosa a parte questo. E nel suo video Sara parla di questo bundle che lei ha comprato. Quello che lei ha comprato include un sacco di cose, se non sbaglio è un bundle che include tutto quello che la persona che li vende ha in vendita sul suo Etsy. Io alla fine non ho comprato lo stesso che ha preso Sara, ho preso solo quello che mi serviva, che è quello per tutto l'anno. Metterò qua sotto il nome, mi pare si chiami di Ultimate Writing Tracker, qualcosa del genere, che praticamente ha ogni mese con tutte le statistiche eccetera, e è bellissimo, è tutto colorato. Adesso magari vi faccio vedere. Ovviamente, essendo ormai dicembre 2021, ne ho preso uno nuovo, ma ho riempito semplicemente il foglio per il mese di dicembre, quindi le statistiche sono ovviamente non molto conclusive, perché il foglio tiene conto dell'intero anno una volta che è stato compilato nel corso dell'anno, giustamente, mentre qua ovviamente, essendo ancora dicembre, volevo solo provare come funziona il foglio eccetera per avere un'idea prima di iniziare subito a gennaio, così evitiamo anche di combinare casini, perché non è che io sia proprio pratica con Excel o Google Sheet quindi vorrei evitare di combinare casini. E niente, visto che ho trovato questa cosa, costa mi pare 11 euro su Etsy, ho detto ma sì, proviamolo. Adesso vi faccio vedere com'è esteticamente. Ve lo faccio vedere così, giusto per non fare uno screen recording. Come vedete è tutto molto colorato. C'è il mese, qua in basso potete vedere che ci sono gli altri mesi e i dati, diciamo, un po' globali, e in generale ti permette tra l'altro di tenere conto di 4 progetti alla volta. Io lo userò solo per Progetto Fantasmi, in generale lavoro a più progetti alla volta, però per ora Progetto Fantasmi per questo mese è la mia priorità. In quello del 2022 metterò anche Progetto Urbex. Qui a lato, come vedete, ci sono i giorni della settimana, il totale di parole scritto e il totale di
ore o minuti, tutte e due direi, spesi, e qua potete compilare in base al giorno che è i vari dati. C'è il numero di parole, questi sono i minuti di scrittura, la prima colonna, i secondi sono i minuti di editing e gli ultimi sono i minuti per la ricerca o la preparazione in generale, il planning. E qua in alto potete vedere che potete mettere il goal di numero di parole per il mese e anche le ore mensili che volete dedicare alla scrittura, il numero di giorni che vi aspettate, e poi automaticamente vi calcola tutto il necessario. Ovviamente qui è tutto bianco perché ancora non ho inserito alcun dato, però per darvi un'idea di come funziona, ecco, ed è tutto così colorato, ogni mese è un colore diverso credo, e sì, ed è fatto allo stesso modo, e c'è una pagina di overview iniziale dove potete mettere l'anno qui, ho già messo 21, e poi ovviamente le statistiche qua si modificano in base ai dati che inserite nei singoli fogli. Ovviamente essendo questo solo dicembre probabilmente non uscirà quasi nulla a livello di dati, tra l'altro è già l'11 dicembre quindi non è che mi resta poi tanto. E poi alla fine c'è tutti i dati dell'anno per ogni progetto. Ah, ti divide anche i quartili, incredibile, questo mi sarà molto utile quando farò la mia Kanban board, non avevo ancora visto questa pagina. E quindi qua vi fa anche i quartili, che presumo siano divisi come i miei, no? Essendo 4 quartili, sì. E ti fa le statistiche mensili in base al progetto, addirittura in base alla metrica, quindi per ore o per numero di parole. Bellissimo, direi che merita tutti i soldi tutti i soldi, insomma, 9 sterline, 11 euro, non era neanche tanto, ecco, però questo è quello che userò. Ho finito per aggiornare la mia trama coi post-it in modo che sia più o meno in pari con dove sono arrivata a plottare e più o meno a scrivere, quindi ho aggiunto 4 o 5 post-it qui. Ho lavorato in tutto per 1 ora e 15 minuti. Secondo la mia Forest app ho scritto per 17 minuti, poi mi è venuta improvvisamente un'idea, quindi ho passato i restanti 52 minuti a plottare, ho sia fatto brainstorming che scritto l'idea alla mia beta per vedere cosa ne pensa, e sia aggiornato la mia trama scritta sui post-it per il plottaggio, in modo da essere appunto in pari, come dicevo. Pensavo di scrivere ancora un pochino adesso, anche se sono abbastanza stanca, e tornando indietro per fare, diciamo, i post-it, mi sono resa conto che c'è una parte che è principalmente quella del NaNoWriMo che è davvero davvero incasinata, e volevo quindi, penso domani, tornare indietro e iniziare a editare quello che è stato fatto durante il NaNoWriMo. Mi piacerebbe sia editare che scrivere ogni giorno, in modo da non restare completamente senza nuove parole, ma vedremo come va. Sicuramente editerò prima di scrivere le parole nuove, così almeno non annullerò i miei sforzi numericamente parlando. Fine del secondo giorno passato a tener traccia della scrittura. Ho finito per cancellare 929 parole, quindi il conteggio da quel punto di vista è negativo, perché ho editato la parte precedente, quella fatta durante il NaNoWriMo, perché è veramente molto incasinata e quindi volevo avere un blocco solido, quindi ho sia cancellato che spostato che aggiunto robe eccetera. Ho finito per lavorare per un paio d'ore, in totale 94 minuti, e ho deciso di non usare la Forest app perché non so perché, ma il conteggio finale dei minuti passati a lavorare e quello ottenuto sommando le singole, diciamo, sprint non corrisponde, non so perché, non so se c'è qualcosa che mi sto perdendo, quindi ho deciso di usare un cronometro normale. Ho scaricato un cronometro per MacBook semplice e proverò a usare quello nei prossimi giorni per avere un'idea, così almeno posso anche fermarlo durante le pause eccetera, senza dovermi preoccupare di dover iniziare di nuovo una nuova, diciamo, tranche di tempo, quando posso semplicemente stoppare e poi riprendere con lo stesso timer senza appunto azzerare. In ogni caso sono soddisfatta dei progressi, amo molto quello che ho acquistato ieri su Etsy, è un ottimo tracker. Ho finito per aggiungere i dati dell'intero anno attraverso Scrivener per avere più o meno un'idea in preparazione all'anno prossimo di quanto io effettivamente scriva. Ne parlerò poi di più nel video che farò per tirare le somme del 2021 e illustrare i miei programmi per il 2022, però posso già dirvi che credo sia stato un ottimo acquisto. Mentre preparavo la valigia
valigia per partire dopodomani ho ripreso in mano quell'agenda che mi era stata regalata l'anno scorso per Natale, che ancora non avevo iniziato perché stavo attendendo che mi venisse un'idea nuova, il che all'epoca non era ancora accaduto, però mi è venuta in mente quell'idea per Progetto Urbex, il thriller. Durante il camp di luglio avevo fatto un po' di plottaggio e poi nel corso comunque degli ultimi mesi, se mi veniva un'idea o un'ispirazione, ho preso degli appunti nel raccoglitore eccetera, ma non ho iniziato a scriverla. E mentre sfogliavo questa agenda e realizzavo che effettivamente posso usarla per Progetto Urbex, ho deciso che non c'era momento migliore di ora e ho scritto l'incipit, anche perché volevo provare a scrivere su questa agenda da quando mi è stata regalata e finalmente ho cosa scriverci dentro, quindi non ho saputo resistere alla tentazione. Ho scritto giusto 4 pagine, sono tra l'altro molto piccole ovviamente, quindi il numero di parole forse un centinaio, 200 parole, non lo so, ho deciso di non contarle. Comunque in ogni caso mi sta piacendo come sta venendo questa, diciamo, incipit, questa scena iniziale, e voglio continuare questo pomeriggio per staccare un po' da Progetto Fantasmi. Detto questo, iniziare a scrivere a mano mi ha portato a un altro problema, cioè come tengo traccia di quello che scrivo a mano. Non ho voglia di contare le parole scritte a mano, soprattutto sapendo che poi devo ricopiarle comunque, anche se non sono esattamente le stesse parole e solo in date diverse. E soprattutto come farei a metterlo nel nuovo tracker che sto usando. Quel tracker tiene d'occhio il numero di parole, i minuti spesi a scrivere e i minuti spesi a fare preparazione e i minuti spesi a fare editing, quindi diciamo che considera numero di parole e minuti, ore di lavoro. Di conseguenza quello che pensavo di fare è di registrare i minuti di lavoro in cui scrivo a mano nella data in cui appunto sto scrivendo a mano, e registrare il numero di parole e il tempo speso a ricopiarle, credo, poi nel giorno in cui quello che viene scritto a mano viene ricopiato al computer. Potrei scrivere il numero di parole poi nello stesso giorno in cui le ho scritte a mano, semplicemente dopo averle ricopiate al computer, quindi registrarle in una data precedente, ma forse tanto vale mantenerle nel giorno in cui le ho ricopiate, visto che comunque tecnicamente sono nuove parole anche. Non lo so, vedrò. Sicuramente ne prendo nota sia del numero di parole che del tempo speso, devo solo decidere come registrarlo. Vale la pena che io lo registri nella data in cui le ho scritte a mano, però usando il conteggio di quando le ho ricopiate, o vale la pena scrivere direttamente nel giorno in cui le ho ricopiate? Non lo so, vedrò. Tanto l'importante è che io tenga conto dei numeri, poi dove metterli posso decidere io successivamente. Ho finito per lavorare per un paio d'ore. Devo dire che sono soddisfatta e sorpresa. Questo incipit prima scena, non dico che mi stanno venendo bene, però stanno scorrendo molto. Mi ricordo quando ho iniziato Progetto Fantasmi, non ero molto sicura di come procedere, mi bloccavo spesso, cancellavo eccetera. Invece con Progetto Urbex sono partita affilata e ho finito per scrivere, ovviamente a parole non posso dirvelo, però un 4-5 paginette di quelle lì, quindi non tantissimo, però mi ha aiutato molto a avere un primo feeling della storia, a iniziare ad indagare, diciamo, la voce della protagonista, e avevo pianificato di scrivere questa storia in prima persona, e dopo aver scritto questo pezzo penso che la prima persona sia l'idea adatta, e forse per questo ho trovato la voce del personaggio, almeno quella iniziale, più velocemente rispetto a Progetto Fantasmi che invece è scritto in terza persona. Potrebbe anche essere la personalità della protagonista, è una personalità un po' diversa rispetto a quella dei personaggi che scrivo di solito. La protagonista di Progetto Fantasmi è una persona ottimista che ha dei problemi da risolvere, ma ha una rete di supporto, delle persone che la amano, degli amici, una carriera eccetera, mentre la protagonista di Progetto Urbex, nel momento in cui la storia parte, è una donna senza passato, con un carattere, almeno da come me lo immagino, veramente molto aggressivo, probabilmente con una dipendenza da alcol o altro, che è sull'orlo del lastrico, non riesce a trovare lavoro, non ha una famiglia, il suo passato è un buco nero, quindi completamente opposta proprio come punto di partenza e personalità dalla protagonista di Progetto Fantasmi, e non ho mai scritto di una protagonista così, quindi probabilmente per questo che
ho scritto più di quanto mi aspettassi, contando che non avevo programmato di iniziare a scrivere il progetto Urbex ancora, perché ero curiosa di scoprire, diciamo, questa protagonista che per me è una novità. In ogni caso sono molto soddisfatta e penso che come incipit funzioni, e ho avuto diverse idee mentre scrivevo e ne ho un po' sottoposta alla mia beta, ho preso note, ho fatto brainstorming eccetera per cercare di capire come funzionino. Per ora non ricopierò al computer, come ho detto, penso di continuare a scrivere a mano un po' quando mi verrà l'ispirazione, perché mi manca lavorare a 2 progetti contemporaneamente e penso di aver bisogno di staccare un attimo da Progetto Fantasmi giusto per qualche giorno e cercare di proseguire con Progetto Urbex, principalmente perché mi sento ispirata e più nel mood di scrivere un thriller di quanto mi senta nel mood di scrivere una storia romantica, e ho intenzione quindi di provare a lavorare a tutti e 2 progetti a dicembre e mi piacerebbe continuare a farlo anche a gennaio. La mia idea iniziale era di finire almeno la prima stesura di Progetto Fantasmi prima di iniziare a scrivere Progetto Urbex, in modo da lavorare a Progetto Urbex mentre aspettavo che passasse del tempo con Progetto Fantasmi, in modo da tornare a guardare Progetto Fantasmi con un occhio da lettore più che da scrittrice, per rendermi conto di eventuali errori e cosa non funzionasse eccetera. È importante lasciar passare del tempo tra una stesura e l'altro e il mio piano iniziale era tappare quel buco di dover aspettare con Progetto Urbex, però mi è venuta questa ispirazione e ho deciso di seguirla, e quindi anche a gennaio penso che continuerò a lavorare a tutti e 2 progetti contemporaneamente, anche se Progetto Fantasmi sarà la mia priorità, il mio progetto principale, perché comunque sono forse a metà, bene o male, credo, non lo so perché non so quanto sarà lungo, però a livello di sviluppo della trama penso di essere a buon punto, ovviamente soprattutto rispetto a Progetto Urbex che ho giusto iniziato e di cui ho più o meno solo il primo atto pianificato. In ogni caso è stata una giornata produttiva e sorprendente e sto un po' riscoprendo questa cosa del seguire un attimo come mi sento. Il bello di lavorare a 2 progetti contemporaneamente è che in base a come mi sento posso scegliere quale progetto, quindi se inizio Progetto Fantasmi mi rendo conto che non sono dell'umore, preferisco scrivere qualcosa di diverso invece di sprecare la giornata e non scrivere, che è la ragione per cui di solito lavoro su più progetti, perché così posso saltare da uno all'altro e anche se nel progetto A non combino nulla, la giornata non è un fallimento perché posso lavorare agli altri progetti. Tuttavia non ne avrò più di 2 e nonostante voglia andare avanti un attimo a scrivere il progetto Urbex per capire, vorrei plottare di più della storia prima di proseguire troppo, perché non voglio avere 2 storie nello stesso stadio, quindi prima stesura, e perché essendo un thriller sento che plottare molto di più di quello che faccio di solito prima di iniziare a scrivere la storia vera e propria potrebbe essere beneficiario. Non lo so ancora, è solo una teoria e per ora sono ben investita nella scena, quindi voglio seguire un attimo l'ispirazione, però voglio dare la priorità a plottare la trama più che a scrivere Progetto Urbex al momento. Ho finito per lavorare un 20 minuti, 25 minuti a Progetto Urbex, sono andata un po' avanti con la scena a cui stavo lavorando, un po' seguendo diciamo l'ispirazione, e ho lavorato adesso per 27 minuti a Progetto Fantasmi, ho finito l'editing, c'era ancora una scena che non avevo sistemato che ho finito per spezzare e adesso sono pronta per andare avanti. Domani sarò in viaggio, torno in Italia, quindi devo prendere la navetta per andare in stazione, prendere il treno per l'aeroporto e atterro stasera alle 8. Mi occuperà tutta la giornata perché mi ci vuole del tempo per andare da un mezzo all'altro, quindi spero di riuscire ad andare avanti a scrivere mentre aspetto. Come potete notare dal cambio di sfondo sono tornata in Italia, è il 16, è verso mezzogiorno, mia mamma sta sostenendo l'esame per il master al piano di sotto, quindi sto aspettando che finisca per poter pranzare insieme e nell'attesa stavo un attimo riordinando la mia camera di
disfando la valigia e cose del genere, e ho trovato questo vecchio album di figurine. Erano, se siete interessate, le figurine di Bella Sara. Se avete la mia età probabilmente le ricordate. Avevano questi cavalli e c'era il sito da visitare per vedere, diciamo, credo fosse la versione animata con un codice eccetera. Ce l'ho da molti anni, non lo uso ovviamente, è sempre rimasto lì a prendere polvere, e oggi stavo guardando e ho realizzato che potrebbe essere utile riutilizzare questo album. Non sapevo però per cosa riutilizzarlo, ho avuto quest'idea in passato e oggi mi è venuto in mente che potrei provare a fare una, diciamo, storyboard portatile per progetto Urbex, cioè invece di usare i post-it sui pannelli come ho fatto per progetto Fantasmi, fare una versione più piccola e portatile per progetto Urbex. E l'idea sarebbe che ognuno dei quadratini che vanno a fare la carta dovrebbe essere, penso, una scena. Penso che sarebbe utile utilizzare l'album per fare o le scene o i capitoli, dipende, così se c'è un dubbio sull'ordine da seguire posso semplicemente spostare l'ordine nell'album e avere un'idea di come funziona, diciamo, la trama della storia a livello di disposizione di scene e capitoli. Dopo un fallito tentativo in cui ho provato a verniciare utilizzando la tempera bianca sulle carte per vedere se potevo scriverci sopra e riutilizzarle, mi sono arresa e ho deciso di ricalcarle su questi fogli e ritagliarle, appunto inserirle all'interno, il che è ottimo perché sto usando un vecchio album da disegno. Se avete fatto medie elementari in Italia sarete familiari con questa marca. Non li uso più dalle medie ovviamente e sono rimasti lì a prendere polvere perché mi spiaceva buttarli, e adesso finalmente ho trovato qualcosa per cui utilizzarli. Ero indecisa tra usare questi e i cartoncini veri e propri, alla fine ho deciso per questi perché almeno li faccio fuori, tanto comunque sono all'interno della plastica quindi sono ben protetti. Volevo qualcosa che non fosse magari rigido ma che non fosse neanche un foglio normale che magari tende a piegarsi, quindi penso che questo vada bene. Quindi quello che farò per il momento è fare tanti foglietti eccetera, e poi volevo iniziare a fare brainstorming a livello proprio di quello che succederà in progetto Urbex, capitolo per capitolo o scena per scena. Adesso devo vedere, non so ancora bene perché per ora ha un solo punto di vista, è scritto in prima persona dal punto di vista della protagonista, quindi sto pensando di mantenere magari la divisione proprio in capitoli, cioè quindi scrivere brevemente sulla scheda che cosa succede e proprio in 2 righe, così poi posso muovere intorno e avere un'idea di come fare. Potrei anche dividere in base all'atto e in base alla struttura che ho, però adesso il primo passo è ritagliare un po' di queste schedine mentre guardo video su YouTube. Ho appena finito di fare la parte iniziale della mia storyboard. In realtà, avendo appena iniziato la storia, ho soltanto 2 punti della trama. Alla fine ho deciso che ogni scheda, ogni carta sarà un punto della trama seguendo i beats relativi al genere thriller che ho preso da un video di Alexa Don e sono simili a quelli classici di Save the Cat, sono solo specifici per il genere. Quindi l'unica cosa che ho è il setup e la distruzione dello status quo. Il setup è come Save the Cat, quindi il setup del protagonista nella sua vita prima che tutto vada a rotoli, mentre la distruzione dello status quo è l'inciting incident, quindi l'incidente che causa il resto della storia. E so cosa sono questi 2 punti, anche se devo un po' espandere, fare brainstorming, mentre tutto quello che viene dopo per ora non è molto deciso. Pensavo di fare magari qualche altra carta per avere un'idea di che cosa so e di come si sviluppa, però le uniche 2 che so sicure sono quei primi 2 punti della trama. Questo è quello che è venuto fuori, quindi.
È domenica 19. Ieri alla fine non ho aperto libro, l'ultima volta che ho scritto qualcosa è stato venerdì durante il live di Silvia. Ho lavorato al progetto Fantasmi, iniziando una nuova scena. Ho proceduto molto lentamente, ma l'atmosfera della scena si stava, diciamo, pian piano formando, quindi sono curiosa. Sarà una scena molto interessante da scrivere, anche se in maniera magari tecnica un pochino più complessa, quindi procederò lentamente, però sono curiosa di vedere cosa verrà fuori. Sono ora le 14:59 di domenica, sto per iniziare il live sul canale, l'ultimo del 2021, e penso di chiudere poi anche questo video una volta finito il live e una volta che vi ho aggiornato sui progressi, perché comunque ho iniziato più o meno una settimana fa e così via, e il tracking sta andando bene. Sono proprio entusiasta del foglio Excel che ho comprato e che sto usando per fare tracking, e alla fine confermato non userò Forest ma userò un normale cronometro per cronometrare quanto tempo lavoro effettivamente, e non vedo l'ora che inizi gennaio per poter iniziare il 2022 con il tracking e vedere pian piano come procede. Ho appena finito il live, ho scritto 517 parole, mi sono un po' sconcentrata, quindi ho finito per lavorare per 30 minuti di fila in tutte le 2 ore, e poi per il resto mi sono un po' persa, sono un po' addormentata oggi, ieri sono tornata molto tardi, quindi me la sono presa con calma. Da domani però si ricomincia a mettersi d'impegno a scrivere un pochino di più. Sono comunque soddisfatta, 500 parole è un buon numero. Con questo concludiamo anche questo vlog slash esperimento di tracking. Come ho detto prima, sono soddisfatta e sono curiosa di vedere cosa riuscirò a fare per tutto dicembre. Inizialmente pensavo di continuare questo vlog fino alla fine dell'anno, ma voglio anche lavorare altri video per, diciamo, concludere, fare il recap del 2021, e quindi non voglio continuare questo video troppo lungo. L'esperimento è durato una settimana e ho già capito cosa farò a gennaio, quindi userò il cronometro normale e quel foglio di Excel che ho comprato su Etsy, di cui troverete il link in descrizione, per tenere traccia di tutti i progetti a cui lavorerò nel 2022, che non saranno poi così tanti, tranquilli. In ogni caso, grazie per essere stati qui e noi ci vediamo nel prossimo video. Buona scrittura!